chiamati? Scusa, fateli! Boia, Ma dove vai così in mutande, bestione d'un ridicolo? Mi piaceva fare, ne ho fatti parecchi, sempre con lo stesso tipo di storia, che in genere è un gruppo, una compagnia di gente, uomini, donne o solo uomini, eccetera, che tentano un'impresa, o anche due persone, tentano un'impresa più grande di loro e non gli riesce. Siccome sono degli incapaci, intanto fa ridere, però al tempo stesso fa anche pietà, fa pena. Adele, la giacca, la roba... I compagni nasce dalla stessa cosa, ci sono un gruppo di persone che hanno cercato di migliorare la loro vita cercando di lavorare un'ora di meno. Loro sono incapaci di portare avanti questa lotta e qui nascono quindi le situazioni drammatiche, quelle comiche, quelle divertenti e anche quello finisce con un fallimento. Ecco, allora era una delle ragioni per cui mi ha spinto a farlo, anche perché era un tipo di storia collettiva che io facevo da molto tempo. Dovete far capire a tutti! E poi a me mi interessa molto quel tipo di film lì, io vengo dal comunismo, sono comunista e quindi mi interessa proprio toccare marxista quel tipo di problema lì. Troviamo intanto che si chiama I Compagni, sembrava un film quindi di propaganda, non è un film di propaganda, Compagni. Allora poi in Italia c'erano delle lotte molto fra il Partito Socialista che si staccava, se voleva entrare nel centro, cioè si staccava dal Partito Comunista col quale aveva fatto diciamo una specie di patto. Allora c'erano le battaglie nel seno del Partito Socialista, chi non voleva staccarsi dai comunisti e chi sì. E allora questi compagni eccetera pensavano che io avessi fatto un film che sceglieva una delle parti, invece non c'entrava niente, io volevo fare soltanto quello che ho detto. Facevo dei film che mi piacevano, che volevo fare, e poi si è scoperto che erano neorealisti, perché la commedia italiana stabiliva che siccome non erano neorealisti, quindi non dovevano nemmeno essere recensiti, voglio dire. Poi si è scoperto che erano più realisti del neorealismo. E il neorealismo non inventa niente. Dal momento che mette due persone, ciascuno con la propria identità, con la propria caratteristica, con la propria mentalità, con il proprio cuore, con la propria anima, nasce fra loro o un rapporto o un contrasto se ognuno è onesto nei propri riguardi. Ecco cos'è il neorealismo. La commedia italiana, si chiama l'italiana intanto in maniera dispregiativa, è nato così il termine. Quando si è cominciato a fare le prime commedie all'italiana, ripeto, era trattata come un genere molto da spazzatura proprio, veramente. E quindi era detta la commedia all'italiana, per dire quella miserabile, sbagliata, malfatta, rispetto a quella all'inglese che aveva una sua qualità, una sua ironia precisa, e poi francese che era spirituelle, con un dialogo elegante, la messa in scena elegante, americana che poi trattava il modello di vita americano degli anni 40, 30 e 40 che aveva invaso il mondo. Quella all'italiana era quella veramente che non rappresentava niente. La verità è che poi quando si è scoperto che questa commedia italiana era una cosa assolutamente diversa dalle altre, si è capito perché cosa si chiamava l'italiana. Perché è una commedia, per modo di dire, che contraddice tutte le regole della commedia. Nella commedia all'italiana, per esempio, non c'è il lieto fine, la commedia vera e propria esige il lieto fine, la commedia italiana non ha lieto fine, in genere c'è sempre un fallimento di quello che sono i rapporti della storia, gli attori, eccetera. Poi ci sono dei momenti in cui drammatici dentro, c'è spesso un cadavere, qualche morto, ma non fa orrore, ne fa nero, eccetera, fa sempre commedia, cioè è sempre divertente. Cioè esercita dell'ironia sulla morte, sulla miseria, sulla fame, su quella che poi è la nostra condizione. Nascita
artistica e teatrale proprio il tipo di commedia che è amara, che è ironica, che è contraria, che è pungente, che è cattiva. Viene da lontanissimo, da un famoso libro che si chiama La Commedia, che poi avete definito Divina Commedia, ma si chiamava La Commedia e faceva della commedia. Di tutto genere faceva dramma, divertimento, volgarità anche, perché c'è anche volgarità nella commedia italiana. Ecco qua che noi veniamo appunto con questa tradizione. Devi dire ai tuoi amici che di Colette qui a scuola non se ne parla più. Sì, signor maestro. Mi dispiace. Scusa, ma volevo anche sapere... La più significativa credo che sia, cioè quando il ragazzo, O studia poco. lui va a prenderlo alla scuola, si informa dal maestro e il maestro gli dice no, guarda, questo non si applica, non vuole, perché è intelligente però non vuole lavorare, che è analfabeta, perché allora gli italiani erano per il 75%, 80% degli analfabeti, gli operai erano tutti analfabeti per il 95%. Uno di questi operaietti, ragazzo di 12 anni, 13 anni, analfabeta, costringe e spinge il fratellino di 9, 8, 9 anni ad andare a scuola, volta l'angolo e allora lo picchia proprio forte, 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 e poi si mette a piangere. Non voglio andare a scuola! Io voglio andare in fabbrica! Come te! Tu devi prendere il diploma, hai capito? Quella, secondo me, è la scena più significativa del film. Nessuno se la ricorda, ma me la ricordo io. Bugia, come forte! L'artisteria? Tutto il pianeta naturale. Io sono da parecchi film che non giro di questa fabbrica tessile che avevo trovato vicino a Torino, che era ancora semi-artigianale, non lo era completamente. Noi l'abbiamo fatta apparire artigianale, però aveva ancora dei bellissimi macchinari, bellissimi perché erano vecchi, antichi, non erano belli per quale ragione. Su quello ho lavorato molto per dare il senso dell'ossessione della fabbrica, il rumore, il calore, il vivere male in questa atmosfera per 12, 13, 14 ore e volevo stancare anche gli spettatori. Noi ci siamo anche documentati, non è che abbiamo fatto il film così inventandoci noi tutto, abbiamo inventato quasi niente. Siamo andati nei tribunali a prendere gli scartafacci dell'epoca, i denunciati, gli operai denunciati perché avevano rotto un vetro, perché avevano rotto un macchinario, appunto sempre per lottare contro i padroni, e le donne spesso erano presenti, e come no, erano molto presenti le donne, erano operai, lavoravano anche loro, non è che non sapessero come stavano le cose. Io volevo mettere tutto, quella che è la verità di quello che capita nel mondo del lavoro. Poi io ero molto amico di Mastroianni, siamo tutti coetanei, a un certo momento ho cominciato con lui ha cominciato con me, quindi conoscevo bene lui e voglio dire, era un attore che era fra l'altro, quando abbiamo cominciato a scrivere il film avevamo pensato a Mastroianni e lo scrivevamo pensando a lui, quindi le cose combinavano sempre. La Girardot perché era un'attrice di grande nome e di grande qualità, francese. Io poi con i francesi ho lavorato spesso, molto spesso e bene, mi sono trovato sempre molto bene con gli attori francesi. Con la Girardot, quindi con Blier anche, con cui ha fatto 6, 7, 8 film, e quindi erano giusti per altri ruoli che c'erano lì. Comunque uno sceglie gli attori in base ai personaggi e spera di indovinare. È uno dei film che non ha avuto il successo della sala quando è uscito, come invece hanno avuto quasi tutte le commedie all'italiana, e questa era una commedia all'italiana. Appunto il fatto che trattasse un tema sociale, di lavoro, di fabbrica, di lotta con i padroni, insomma, gli esercenti che sono dei bottegai non sono contenti di fare questo tipo di vendere questo tipo di merci, quindi facevano un po' anche di fronda, diciamo, e allora insomma erano tante le ragioni
che ci dicono ma come fate a far ridere con questa maniera, che non è, alla fine siamo tutti contenti, no? Alla fine siamo tutti scontenti. Questa è la commedia italiana, non lo so, non so che dire.